Leo! Ma che cosa fa? È impazzito! Via, via dal mio letto! Benvenuti in Soffitta, il canale delle donne che hanno plasmato un'epoca d'oro del cinema italiano con la loro bellezza e il loro talento. In questa puntata del podcast voglio omaggiare e celebrare una delle regine del cinema di genere, l'irresistibile Janet Agren. Preparatevi a scoprire i film più iconici e le foto più provocanti di questa musa nordica che ha fatto impazzire il pubblico degli anni 70 e 80. Con il suo sorriso e la sua bellezza mozzafiato, Janet ha saputo lasciare un'impronta nel cuore degli appassionati di cinema. Allacciate le cinture, perché questa puntata sarà un mix esplosivo di charme, talento e un pizzico di malizia. Se siete pronti a tuffarvi in questo mare di ricordi, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna delle nostre storie nella soffitta di Pippo. Signora Marchesa, se arrivasse imminenza. Lo zio Efisio! Lo zio Efisio! Ma è veramente così importante questo zio Efisio? È uno stronzo. Ci sei tu e tutta la tua famiglia, riuniti qui intorno al desco del Signore. Nata il 6 aprile 1949, o forse 1951, secondo alcune fonti, a Lund, in Svezia, Janet è una bionda mozzafiato che ha subito fatto sognare gli italiani in un'epoca in cui si fantasticava sulla Svezia come il paradiso dei facili amori e della liberazione sessuale. Con un fisico mozzafiato che le ha permesso di vincere il titolo di Miss Svezia, ha iniziato la sua carriera come fotomodella, il che l'ha portata a Roma, dove ha studiato recitazione alla scuola di Alessandro Fersen. Alta 1,74 m, con gambe lunghe e perfette, occhi verdi e uno sguardo sensuale, Janet ha conquistato subito il pubblico e la critica. Spesso soprannominata la Anita Ekberg degli anni 70, per la comune patria di origine, Janet ha saputo distinguersi grazie alla sua delicatezza e alla sua grazia, molto diverse dalla prorompente Ekberg. I suoi esordi cinematografici includono piccole parti in film come Colpo di Stato di Luciano Salce del 1968, Donne, Botte e Bersaglieri di Ruggero Deodato, sempre del 1968 e I Due Crociati di Giuseppe Orlandini, 1968, dove recita accanto alla celebre coppia comica Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Nel 1969, Janet si fa notare nella commedia Il giovane normale, di Dino Risi, ispirata al romanzo di Umberto Simonetta, consolidando la sua presenza nel panorama cinematografico italiano. Bella ciociona! Fermo! Che Si se ne ricorda- frega? Voglio diventare maschio! Ah! Mi ha convinto! L'acqua fredda sulla peppa! Janet continua la sua ascesa nel cinema italiano con ruoli più prominenti. Compare come protagonista femminile in Io non spezzo rompo, di Bruno Corbucci, 1971, e Io non vedo, tu non parli, lui non sente di Mario Camerini, 1972, entrambi prodotti da Dino De Laurentiis e interpretati da Enrico Montesano e Alighiero Noschese. Durante questo periodo, la bella attrice svedese si iscrive alla scuola di recitazione di Alessandro Fersen e inizia a lavorare nei cabaret romani. La nostra diva ha anche posato per varie riviste, dove le sue foto osé hanno contribuito a consolidare il suo status di icona sexy degli anni 70 e 80. La sua figura slanciata, il volto angelico e lo sguardo magnetico hanno fatto sognare un'intera generazione. Ma io la posso aiutare. Io insegno sesso. Professionalmente lo faccio volentieri. Posso? Non lo so, decida lei! Io devo studiare il caso e... Cominci a farmi vedere. Devo? Avanti, tiri su la camicia. Sì, tiri su. La Peppa. Beh, modestamente. Giù, brutto porcaccione. E non ci va! Cretino, giù. Cretino, giù! Ma no, dico la camicia. Ah, la camicia! Uno dei suoi ruoli più iconici arriva nel 1972 con Che cosa è successo tra mio padre e tua madre, di Billy Wilder, dove interpreta una piccola parte da infermiera. Lo stesso anno, Janet recita nel ruolo della cameriera Simonetta nel film La più bella serata della mia vita di Ettore Scola, tratto da un racconto di Friedrich Dürrenmatt, accanto a un magistrale Alberto Sordi. La sua bellezza e il suo talento non potevano passare inosservati, anche nella stagione dei Decamerotici, filone di pellicole ispirate al Decameron di Pier Paolo Pasolini. Il regista Brunello Rondi la vuole accanto a Erna Schurer in Tecnica di un amore e Ingrid sulla strada, 1973, dove interpreta una giovane finlandese finita nel mondo della prostituzione romana. Ancora, o mi metto a gridare.
Una come te me la comprerei 2 volte di seguito. Stia attenta, se no la taglia. Non mi sono innamorata di lei, mi vendo. Questi film, con le loro trame erotiche e la critica sociale, mostrano una Janet spesso molto nuda, ma sempre con grande classe e senza imbarazzi. Non sono nata a Roma io. Si faccio lei perché mi piace farlo. È una città piena di niente. Ingrid! Senti, Lego. Ingrid! Senti quanti uomini te vogliono, te desiderano, te chiamano. Negli anni 70 e 80, Janet si cimenta in tutti i generi del cinema popolare italiano, privilegiando soprattutto la commedia e il comico erotico. Memorabile è il suo sodalizio artistico con Lino Banfi in film come Ricchi, Ricchissimi, Praticamente in mutande, 1982, e Occhio, Malocchio, Prezzemolo e Finocchio, 1983. La sua carriera televisiva include il Varietas Parigi, diretto da Gino Landi. Non possiamo dimenticare le sue apparizioni nelle commedie sexy, dove la sua bellezza e sensualità erano in primo piano. In L'onorevole con l'amante sotto il letto, 1981, diretto da Mariano Laurenti, Janet interpreta Anna Vinci, regalando momenti di irresistibile leggerezza e charme. Bello, bellissimo. Grazie, continua. Che carino qua. Anna, come hai fatto a farlo? Anche Lobster for Breakfast, Aragosta a colazione, del 1979, diretto da Giorgio Capitani, è un altro esempio della sua versatilità, dove Janet interpreta Monique Dubois in una trama ricca di equivoci e risate. Janet è anche un'icona del cinema horror italiano. Indimenticabile la sua performance in Mangiati Vivi, di Umberto Lenzi, 1980, dove appare abbigliata solo di una leggera tinta color oro. Negli anni 80, partecipa a film come Vendetta dal futuro di Sergio Martino, 1986, e La notte degli squali, di Tonino Ricci, 1987, dimostrando ancora una volta la sua versatilità. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 1991 con il film Forever di Walter Ugo Couri. Dopo aver girato 57 film, Janet si è ritirata dalle scene nei primi anni 90 e si è trasferita negli Stati Uniti. Janet rimane per noi una bellezza maliziosa e bionda, che ci ammaliava sorridente dal grande schermo. Il volto dai tratti dolci e delicati di Janet Agren resta per noi immortale, e perennemente giovane, grazie alle pellicole consumate nel buio e nel silenzio di una sala. Irlandese, te prendo come e quando. Siamo in tempi in cui la virtù deve inchinarsi davanti al vizio e chiedergli perdono, E non te meravigliate niente, siamo a Roma. E così, cari soffittari, siamo giunti alla fine di questo breve ma emozionante viaggio nel mondo di Janet Agren. Speriamo di avervi fatto sognare con i ricordi di questa splendida attrice che ha incantato il grande schermo con il suo fascino irresistibile e il suo talento senza tempo. Janet Agren rimarrà sempre nei nostri cuori come un'icona di bellezza e sensualità, capace di regalarci emozioni indimenticabili. Se questo tuffo nel passato vi è piaciuto, lasciateci un bel like e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere nessuno dei nostri prossimi episodi. Fatemi sapere nei commenti quale attrice vorreste vedere nella prossima puntata. Siamo qui per celebrare insieme le grandi dive del cinema di genere italiano, quelle che ci hanno fatto sognare, ridere e, perché no, anche sospirare. Alla prossima!